Esistono avventure favolose, capaci di volare sulle ali del tempo. Una di queste è la storia del tennis. Una storia fatta di momenti indimenticabili, ma anche di incredibili evoluzioni che portano il gioco a sconfinare in mondi apparentemente lontani, come quelli dell'arte, del costume o della politica. Il tennis è uno sport, ma non è solo uno sport, è, come vedremo, molto di più. Nell'Odissea di Omero, Ulisse, naufrago nella terra dei Feaci, viene soccorso dalla principessa Nausica, che stava giocando a palla con le sue ancelle sulla spiaggia. Le origini del tennis sono proprio in questi antichissimi giochi di palla, che troviamo descritti in molti testi classici o raffigurati in dipinti e manufatti di epoca greca e romana. Ma è solo nel Medioevo che nasce la pallacorda, descritta per la prima volta in un vero trattato nel Rinascimento da un religioso, Antonio Scaino da Salò. Un'opera che egli dedica a un grande appassionato del gioco, Alfonso II, duca d'Este. Il gioco si afferma così nel Rinascimento e dilaga nelle corti europee. In questo modo la pallacorda italica, jeu de paume per i francesi e royal tennis per gli inglesi, diviene un gioco universalmente riconosciuto come real tennis, il vero tennis, primo sport internazionale, il gioco dei re, il re dei giochi. Nel XIX secolo, grazie alle evoluzioni tecnologiche, un maggiore dell'esercito britannico razionalizza le regole del real tennis e brevetta un nuovo gioco, quello che oggi tutti conosciamo come lawn tennis, il tennis su prato. Il primo torneo di lawn tennis della storia si disputa a Londra nel luglio del 1877 presso un club di croquet nel quartiere di Wimbledon. Da quel momento il gioco risplende nel mondo regalando un'esperienza straordinaria, capace di entrare nei cuori degli appassionati. Favolosi campioni magnificano la disciplina, lasciando il segno nella storia attraverso primati e sfide leggendarie. Evolvono la strategia, tattica e tecnica, facendo nascere le dinastie degli attaccanti, dei contrattaccanti e dei giocatori a tutto campo. Del resto il tennis è a suo modo un'arte e una scienza. Se il gioco praticato dai campioni trascende nell'arte, l'evoluzione dei materiali, le metodiche di allenamento, così come la cura del corpo, della mente, si riferiscono alla scienza. Quando ancora non esistevano aerei, automobili, motociclette, telefoni, televisioni, computer, il tennis è già uno sport globale. Unico gioco presente alle prime Olimpiadi moderne di Atene 1896. Possiede un magnetismo travolgente per affrancarsi nel costume, così come nella moda, grazie al genio di alcuni fuoriclasse come René Lacoste e Fred Perry. La sua forza dirompente concorre all'affermazione dei diritti civili, come l'emancipazione femminile e quelli del lavoro, essendo precursore dello sport professionistico organizzato a livello internazionale. Ulteriormente contrasta in punta di racchetta la piaga del razzismo e delle dittature. Così, percorrendo la sua affascinante storia, lo splendore dei grandi eventi e le gesta di campioni leggendari, il tennis valicava diversi mondi, trovando l'immortalità. Volete scoprirne il segreto? Come dice il poeta, l'avvenire è la porta, il passato è la chiave. E nel tennis questa chiave è semplicemente una racchetta che da sempre è un passaporto per ogni città del mondo.